Buon inizio di settimana, amiche e amici interisti. Facciamo un aggiornamento di mercato Inter perché bisogna mettere ordine tra tutto il caos di notizie contraddittorie che stanno circolando in questo momento, a partire da Lookman, il difensore con De Winter che va al Milan, la questione centrocampo, le cessioni dell'Inter e non soltanto. Partiamo però da Lookman perché la Gazzetta dello Sport oggi ha spaventato tantissimi tifosi nerazzurri scrivendo che l'Inter dice stop per Lookman e tanti tifosi sono andati subito in allarme con un sacco di commenti, soprattutto per un passaggio che scrive la Gazzetta con il Napoli che sarebbe in agguato sulla questione Lookman. Calma un attimo, rimettiamoci comodi e aspettiamo e mettiamoci con ordine perché queste, ragazzi, lo ripeto, lo so che in tanti sono stanchi, lo so che è una questione che va avanti già, sono già scadute le famose 48-72 ore, i 2-3 giorni che aveva previsto Marotta sono già scaduti, ma sapevamo che quello era parte di una strategia. Queste sono le ore dell'attesa sulla vicenda Lookman. Non siamo ancora vicini ad una chiusura in un senso o nell'altro di questa operazione, soprattutto a Ferragosto poi tante cose rallentano anche nel calciomercato. L'accordo tra il giocatore e l'Inter resta, resiste. L'Inter vede il giocatore che vuole a tutti i costi. L'Inter sta facendo di tutto per venire all'Inter e quindi l'Inter non intende abbandonare in questa fase Lookman. Bisogna capire a questo punto chi fa la prossima mossa dopo l'ultima mossa fatta dall'Inter e dallo stesso calciatore. Cioè, l'Inter sta lanciando dei segnali all'Atalanta e anche alcune notizie che circolano sembrano essere dei segnali che vengono lanciati all'Atalanta. E qui voglio anche rispondere, tra l'altro, al giornalista Alfredo Pedulla che in questi giorni sta reiterando una certa discussione, ribadendo che Pedulla dice di continuo che non è vero che l'Inter non sa il prezzo di Lookman e l'Inter deve fare la sua parte e portare 50 milioni e stop. Questa è la posizione che ha intrapreso il giornalista Pedulla, che la sta riportando molto avanti e che mi stavate scrivendo poco fa, ne stavamo parlando anche nel gruppo Telegram di Passione Inter aperto a tutti. E io ribadisco, intanto c'è una trattativa in corso, una negoziazione e non capisco, ma non capisco perché solo in questo caso con Inter e Atalanta di mezzo la trattativa si fa ma senza trattare sul prezzo. Cioè mi sfugge davvero il perché una trattativa, se viene fatta da tante altre società, si tratta, ci si trova d'accordo, eccetera. Però tra Inter e Atalanta di mezzo, da quello che dicono, da quello che stanno continuando a dire, non c'è trattativa. Cioè c'è un prezzo, tu tratti, ma poi devi pagare quel prezzo e basta. Mi sfugge questa cosa qua. Ma a parte questo, è ovvio che l'Inter sapesse e sa almeno a spanne il prezzo di Lookman. L'Inter è ovvio che sappia qual è la valutazione di Lookman. Se l'entourage del giocatore ti dice che con 40 si prende, poi vedi che 40 non bastano, vai a fare un rilancio, sai bene che a spanne l'Atalanta chiede di più e magari l'Inter sa anche nel dettaglio la cifra esatta che chiede il club bergamasco, altrimenti ecco non ti presenti nemmeno con un'offerta iniziale, non ti presenti nemmeno ad esplorare la trattativa se non sai per nulla il prezzo. Però il tema è proprio qua, che l'Atalanta nero su bianco non ha mai messo niente ed è qui il grande tema secondo me, perché abbiamo visto intanto come le promesse verbali possano essere anche ad un anno di distanza o anche meno utilizzate un po' come meglio si crede, ma l'Inter ha formulato un'offerta scritta per poter avviare delle negoziazioni serie e ha ufficialmente quindi dato un valore al calciatore e dato quindi un inizio alle negoziazioni. L'Atalanta invece a quanto pare non vuole negoziare ma non ha nemmeno messo nero su bianco questo prezzo, altrimenti l'Inter avrebbe avuto un'idea chiara, definita e ufficiale di quella che sarebbe stata la valutazione del calciatore, non verbale, perché poi se verbalmente vengo a sapere tramite terzi che la richiesta è 50 milioni, io ti arrivo con 50, chi mi dice che poi come altre promesse non vengono riviste e mi chiedi 55 o comunque mi rifiuti 50 milioni senza fare di nuovo un prezzo? Francamente, ecco, questa è la vera questione, così come faticherei a capire il perché l'Atalanta dovesse continuare a fare muro a tal punto che l'Inter si potrà ritirare, magari comunque continuare a far muro e poi venderlo al Napoli oppure venderlo ad una cifra nettamente inferiore all'estero. Mi sembrerebbe uno scenario molto molto strano e molto particolare in nome dei famosi buoni rapporti, ma al di là di questo tutto resta in piedi, assolutamente. Sono le ore dell'attesa, e lo ribadisco, all'interno del club di Passione Inter, su passioneinter.club, giustamente, ma anche l'altra sera in diretta ne stavamo parlando, molti di voi mi hanno scritto e mi chiedevano ma serve davvero spendere 50 milioni per Lookman o è meglio spendere in altre reparti? Io continuo a ribadire, ragazzi, non facciamoci ingannare dalle amichevoli, poi tra poco ci torneremo, ma più si va avanti, qualcuno mi sta anche scrivendo, Lookman sta comunque
compromettendo la preparazione atletica della nuova stagione, rischia di non essere al top, considerando che poi avrà anche la Coppa d'Africa. Sono andato a fare dei conti, metti che salta la prima e forse anche la seconda di campionato, metti che salta la prima di campionato perché arriva più avanti. Con la Coppa d'Africa, se la Nigeria di Lookman va fino alla finale, salterebbe 6 partite di campionato più la Supercoppa italiana e 1 o 2 partite di Champions League. Sono una decina di partite in tutto che già di base sai che salterà, e quindi qualcuno dice: vale la pena fare questo investimento a queste cifre per Lookman? Io lo chiedo a voi, sono curioso di sapere la vostra nei commenti. Mi raccomando, lasciate anche un bel mi piace, clic sul tasto iscriviti, che abbiamo superato ormai i 90.000 iscritti, vogliamo arrivare a 100.000 quanto prima. Risposta mia: sì. Bisogna fare, per me l'Inter deve andare a prendere Lookman, deve fare il possibile per prendere Lookman, perché Lookman è un giocatore plug and play, com'è che dicono quelli bravi, cioè un giocatore che inserisci e parte subito. Certo che più lavora con la squadra e con i compagni e meglio è, ma ha un impatto immediato secondo me come calciatore, e rappresenta, lo ribadisco, un po' un unicum in questo momento sul mercato per caratteristiche, spessore tecnico, per opportunità di mercato, perché ha il decreto crescita. Ripeto e ribadisco e chiarisco questo concetto: non è che senza Lookman non puoi giocare a calcio. Sicuramente sul mercato internazionale puoi anche trovare altri profili, magari anche più giovani, magari addirittura potresti anche trovare giocatori che possono diventare più forti o che magari fin da subito avrebbero anche un impatto maggiore e superiore. Però nel momento in cui, come staff tecnico, dirigenza, allenatore e tutto, ha individuato l'esigenza di un attaccante, non un esterno offensivo, un attaccante molto forte, con dribbling, che da 3 stagioni in Italia ti dà come garanzia 15 gol, 17-20, sempre di più, che ha il decreto crescita soprattutto, che ti permette di metterlo in rosa con lo stesso costo di Correa, ecco, che unisca tutte queste cose in un pacchetto unico, io non ne vedo francamente molti altri. Quindi non facciamoci ingannare dalle amichevoli per dire che siamo a posto così in attacco, perché poi a marzo ci ritroviamo qua sempre a piangere sugli stessi discorsi. Nel frattempo è sfumato De Winter, che va al Milan. Come vi dicevo, e questa cosa ragazzi sarete testimoni, se mi seguite tutti i giorni l'avrò detta penso dalle 100 alle 173 volte più o meno, che l'Inter ha ragionato su De Winter, ma lo vedeva come terzo di destra. L'ho scritto pure in una newsletter, quindi c'è pure il testo scritto, lo potete recuperare. E quindi l'Inter lì a destra, dove ha già Pavard, Bissek e Darmian, nessuno dei tre è partito, nessuno dei tre sembra in procinto di partire, l'Inter non ha mai approfondito il discorso De Winter. Quindi come si fa a parlare di Inter beffata a questo punto? È ovvio che l'Inter, ragazzi, valuta molti giocatori, ma si informa sui calciatori e le notizie girano ed escono, soprattutto sull'Inter girano molto e se ne parla molto, ma i giocatori si monitorano, cioè si va a guardare dei nomi, ci si informa, si tiene informati, appunto per essere pronti anche in caso di cessioni o per valutare delle opportunità su cui intervenire. Cioè, voi davvero pensate che Juventus, Napoli, Milan, ma anche Real Madrid, Liverpool scelgono un solo obiettivo alla volta, comprano quello e basta e vanno solo su quell'unico calciatore che vogliono senza avere alternative? Liverpool era uscito un anno fa la lista di 10 allenatori che avevano valutato, tra cui Inzaghi, prima di andare poi su slot, per esempio. Ma il Milan ha venduto ciao al Newcastle per una cifra incredibile da 40 milioni di euro e ha preso subito il difensore, tra l'altro quello che costava meno tra quelli che voleva, cioè Comuzzo, Leoni e De Winter, è andato su quello più abbordabile, più economico, giocatore per me di valore, non sto denigrando De Winter che per me è un buon difensore. Il tema su cui dobbiamo riflettere semmai è come abbia fatto il Milan a vendere ciao a 40 milioni. Non sto qui a mettere i discorsi che hanno fatto tanti, il Milan che ha dei rapporti particolari con il Newcastle, dopo Tonali, altre operazioni con il Chelsea, con la Premier. Non sto a mettere in mezzo questi discorsi che non mi piacciono, ma ragioniamo sull'Inter. L'Inter ha pubblicamente messo la porta a Aslani, che ancora gioca le amichevoli invece. Taremi è ancora in permesso, anche se pare che questa settimana ci sarà un vertice in Inghilterra con gli agenti che potrebbero sbloccare la cessione in Premier. Ho un po' di dubbi sul Leeds, vediamo il Fulham magari se vende Muniz all'Atalanta, e potrebbe essere questo un maxi incasto da tenere d'occhio con l'Atalanta, Lookman eccetera. Anche qui però dovevi vendere Pavard o Bissek per andare a prendere De Winter, perché esattamente? Per quale motivo? Cioè, se restano entrambi, Pavard e Bissek, sono tutti e due più forti di De Winter. Mi sembra abbastanza logico e scontato questo, no? Quindi se arrivano delle offerte molto importanti,
allora ci sediamo, valutiamo e poi eventualmente vai su De Winter. Altrimenti io preferisco farmi beffare su De Winter, che è comunque un buon giocatore, e tenermi due calciatori che ritengo più forti. Parallelamente il Milan, tra l'altro, in questo momento diventa anche una concorrente in meno per Leoni, su cui l'Inter rimane comunque attiva, non ai 40 milioni che chiede il Parma. Il fatto che Sebastiano Esposito stia andando al Cagliari per 4 milioni più il 40% della rivendita, che dovrebbe essere queste le cifre di un'operazione che per me è decente, è buona. Questo trasferimento al Cagliari non rovina chiaramente i rapporti col Parma, che sono sempre buoni, speriamo non buoni come quelli con l'Atalanta, ma sono buoni. Era una battuta chiaramente. Leoni, lo ricordiamo, in Serie A all'Inter giocherebbe senza problemi perché è un classe 2006, quindi nelle liste non occupa spazi in Serie A. In Champions League invece diventa un problema perché già ora sono troppi calciatori in rosa. E quindi altra precisazione sul tema Leoni. Perché quindi l'Inter si è fissata su Leoni? Perché non c'è un piano B a Leoni? Allora se non lo puoi prendere, non lo vuoi prendere a quelle cifre. Perché non vai a prendere un altro difensore visto che serve quello che mi state dicendo in tanti? Da quello che ho capito io, l'interpretazione che vi posso dare io di questa vicenda è che se l'Inter va a fare un altro investimento forte anche sulla difesa in questo momento, intanto la priorità è Lookman, ma se l'Inter va a fare un altro investimento sulla difesa, lo va a fare per prendere un giocatore che vedono come difensore del futuro dell'Inter, e quello è Leoni. Quindi hanno scelto Leoni come difensore del futuro. Se non puoi prendere Leoni perché la valutazione è fuori dal mercato in questo momento, probabilmente l'Inter sembra disposta anche a rimanere con questa difesa qua, in questo momento, con due elementi in ogni reparto, considerando Carlos Augusto con bastone a sinistra, e la possibilità di lavorare anche sulla difesa a 4 o comunque una difesa a 3+1, come in piccolissima parte si è visto in una situazione particolare nell'ultima amichevole in 10 uomini. Altri giornali poi scrivono: se l'Inter non va su Lookman, attenzione alle risorse che possono essere dirottate su un altro doppio colpo, addirittura c'è chi parla di Sancho più Frendrup, cioè un altro esterno offensivo e un colpo in mezzo al campo. Per me, se l'Inter non va su Lookman, non so se ha senso cercare un altro Lookman per i motivi che dicevo prima, ma è giusto forse provare anche proprio a cambiare idea sul colpo da fare lì davanti, proprio come caratteristiche e tutto. Frendrup all'Inter piace a centrocampo, ma piace anche Keita del Parma. Anche qui però, oltre a Slani, bisogna spingere fuori anche Zielinski, che per costi e caratteristiche va messo alla porta, se vai a prendere un altro centrocampista più interditore lì in mezzo. Detto questo, è un Inter in stallo, mi state dicendo in tanti. Sicuramente mancano ancora delle cose sul mercato. Vorrei sempre ribadire che l'Inter ha già investito quasi 70 milioni nella prima parte del mercato, adesso sta cercando di piazzare le ultime cessioni per poter approfondire i discorsi in entrata. Siamo molto fuorviati o comunque colpiti anche da quello che stanno facendo le rivali, dal mercato che fanno le rivali, ma ragazzi mi sembra piuttosto normale che il Milan stia acquistando e stia comprando in questo momento, considerando che oltre ad essere arrivata piuttosto dietro all'Inter in classifica, ha venduto già due giocatori importantissimi, ha già piazzato altre cessioni e deve necessariamente rinforzarsi ed acquistare. Anche il Napoli comunque arriva da una stagione in cui ha venduto Osimhen e Kvaratskhelia, quindi ha venduto due big pesanti, a differenza di un Inter che invece i big li ha fin qua sempre trattenuti, oltre al fatto che anche il Milan Yashari lo ha trattato per 3 mesi praticamente, quindi è un Inter che parte dal livello di vice campione d'Europa, quindi rispetto ad altri deve anche muoversi in maniera differente se sta blindando tutti i big, appunto. Detto questo, sono d'accordissimo con chi dice, e lo ribadisco anch'io da settimane, da vice campioni d'Europa, appunto, soprattutto dopo stagioni in cui di titolari veri, di giocatori ad altezza titolari ne hai aggiunti decisamente pochi. Ecco, una fiammata per un titolare, per un giocatore molto forte, da vice campione d'Europa, me l'aspetto e spero che arrivi ben presto. Fatemi sapere se siete d'accordo, che ne pensate anche voi sul mercato. Era giusto fare un punto e poi nelle prossime ore vi porto un nuovo approfondimento su una cosa particolare che stiamo preparando su Passione Inter, quindi mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati, clicca sul tasto iscriviti, vi aspetto nel club di Passione Inter dove stiamo per annunciare un'altra grande novità, quindi passioneinter.club per sostenere il nostro progetto. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.